Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vediamo come utilizzare contemporaneamente due display LCD, pilotabili in modo indipendente l'uno dall'altro. Prima di proseguire volevo invitarvi, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale e ad attivare anche la campanella per le notifiche. Vi auguro una buona visione. Come abbiamo visto in un video precedente, i display LCD alfanumerici possono essere pilotati in modo molto semplice grazie all'uso di questi moduli. Si tratta di interfacce che sfruttano il protocollo I2C, ovvero un sistema di comunicazione seriale che utilizza solo due linee di collegamento, una per i dati e una per il clock. Oltre alla semplificazione dei collegamenti, il protocollo I2C ha anche un altro grande vantaggio, ovvero quello di poter collegare sulle stesse due linee diversi dispositivi. Questo permette di realizzare circuiti anche molto complessi, mantenendo al minimo il numero delle connessioni. Per evitare conflitti, ad ogni dispositivo I2C connesso al sistema deve essere assegnato un indirizzo specifico. I moduli utilizzati per il pilotaggio dei display LCD sono basati sul chip PCF8574, che è un convertitore da I2C a parallelo. In questo chip è possibile impostare l'indirizzo I2C tramite tre piedini denominati A0, A1 e A2. A seconda che questi vengano collegati a massa o al positivo, si possono ottenere 8 indirizzi diversi. Vediamo da questa tabella, presa dal datasheet, che con tutti e tre i piedini collegati a massa, l'indirizzo espresso in formato esadecimale sarà 20. Collegando il piedino a 0 al positivo e gli altri due a massa, otteniamo l'indirizzo 21. E così via con le varie combinazioni fino ad arrivare al 27, ottenibile con tutti e tre i piedini collegati al positivo. Attenzione perché in alcuni moduli viene usata una versione del chip chiamata PCF8574A, del tutto identica alla precedente ma con un range di indirizzi diverso. In questo caso, come vediamo dalla tabella, gli indirizzi variano da 38 a 3F, ovviamente sempre in formato esadecimale. Vediamo adesso come modificare l'indirizzo in pratica. Sul circuito stampato sono presenti tre resistori di pull-up che mantengono i piedini a 0, A1 e A2 ad un potenziale positivo. L'indirizzo di default sarà quindi 0x27 in caso di moduli con PCF8574 o 0x3F se il chip montato sul modulo è un PCF8574A. Tramite queste tre coppie di piazzole è possibile portare i singoli piedini di indirizzo a massa. Per farlo è sufficiente collegare tra loro le due piazzole adiacenti corrispondenti al bit desiderato. In questo caso vado a fare un piccolo ponticello di stagno tra le prime due piazzole, in modo da portare a massa il piedino a 0. Cerco di fare un lavoro decente anche se saldare mentre la telecamera riprende non è mai facile. E ora ho quindi due display, uno con indirizzo standard e uno con l'indirizzo modificato. Nel mio caso i moduli sono dei PCF8574A, per cui gli indirizzi saranno 0x3F e 0x3E. Avendo a disposizione più display si possono anche impostare altri indirizzi utilizzando varie combinazioni di ponticelli. Adesso collego entrambi i display ad una breadboard su cui ho già posizionato un Arduino Nano. Poi vado a creare un semplice sketch per testare il funzionamento.
Utilizzo la libreria Liquid Crystal I2C che, se non avete già, potete installare dal menu Gestione librerie. E creo due istanze della classe. Chiamo la prima LCD1 e utilizzo l'indirizzo standard 0x3f. Alla seconda istanza, invece, che chiamo LCD2, assegno l'indirizzo 0x3e. Ora nel setup inizializzo entrambi i display, che potrò poi usare in maniera del tutto indipendente. Nel loop quindi vado a scrivere sul primo display semplicemente display 1 e sul secondo display 2, in modo da identificarli. Poi carico lo sketch ed ecco i due display, come vedete del tutto indipendenti. Come dicevo, è possibile utilizzarne anche 3 o più, basta impostare per ognuno un indirizzo diverso tramite i ponticelli sul modulo I2C. Bene, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alle prossime puntate. Ciao a tutti!